Nel 1291 i nobili scozzesi chiamarono Edoardo I, re d'Inghilterra, a decidere sulla successione al trono di Scozia. Il re inglese colse l'occasione per imporre il proprio dominio sulla Scozia, ritenendola un suo stato vassallo. Il 17 novembre 1292 una commissione composta da 104 arbitri, 80 dei quali scelti dai candidati al trono di Scozia ed i rimanenti scelti dal re inglese, nominarono John Balliol re di Scozia. La sua candidatura vinse su quella di Robert Bruce, il cui contrasto con la fazione di Balliol fu utilizzato da re Edoardo per minare l'unità scozzese. Edoardo considerava la Scozia un suo stato vassallo ed il 26 dicembre dello stesso anno John Balliol giurò fedeltà al re d'Inghilterra. Nel 1294 Edoardo chiese a John di fornirgli truppe e fondi per la sua imminente invasione della Francia, ma John radunò i nobili scozzesi deciso a resistere alle pretese di Edoardo. Il re di Scozia stipulò poi trattati con il Regno di Francia e Norvegia, in funzione anti-inglese. Nel 1295 Edoardo venne a conoscenza delle mosse diplomatiche del re scozzese e rispose rinforzando le difese settentrionali del suo regno. Edoardo ordinò anche a John Balliol di cedere il controllo dei castelli e dei borghi di Berwick, Jedburgh e Roxburgh. La situazione stava scivolando sempre di più verso la guerra aperta tra i due regni e nel 1296 re Edoardo ordinò il saccheggio di Berwick. Edoardo organizzò poi un esercito per invadere la Scozia. Egli puntò verso Edimburgo, ma per assicurarsi l'avanzata verso la capitale scozzese doveva coprirsi il fianco destro conquistando la città di Dunbar. Edoardo ordinò quindi al conte di Surrey, John de Warenne, di conquistare la piazzaforte scozzese. Questi iniziò le opere d'assedio attorno al castello di Dunbar, ma fu raggiunto da un distaccamento di cavalleria scozzese inviato da John Balliol, con a capo John Comyn. Il 27 aprile 1296 scozzesi ed inglesi si affrontarono nei pressi di Dunbar. Gli eserciti in campo non erano molto numerosi, arrivando a contare poche migliaia di armati per parte. Gli scozzesi erano attestati su di una collina, in una posizione ideale per difendersi dagli attacchi della cavalleria inglese. John de Warenne lasciò le proprie fanterie a continuare l'assedio e diresse i propri cavalieri verso la cavalleria scozzese. Egli dovette affrontare il problema del guado del fiume Spotburn. La difficoltà inglese non fu però colta dagli scozzesi, che anzi, vedendo i cavalieri inglesi allontanarsi da Dunbar, credettero trattarsi di una ritirata. A questo punto gli scozzesi sprecarono il vantaggio dato dalla loro posizione e si lanciarono disordinatamente all'inseguimento degli inglesi creduti in fuga. Con loro sorpresa, però, una volta raggiunti i piedi della collina, si trovarono davanti la cavalleria inglese, che aveva appena guardato il fiume e si era disposta in formazione da battaglia. I cavalieri inglesi caricarono quelli scozzesi, cogliendoli sparpagliati e disorganizzati, facendone strage. Il giorno successivo Edoardo stesso arrivò a Dunbar per prendere possesso della postazione. A luglio re John Balliol abdicò, mentre ad agosto re Edoardo convocò i nobili scozzesi a Berwick, dai quali ricevette gli omaggi. Tuttavia la Scozia non era pacificata ed il malcontento per il governo inglese sfociò in aperta ribellione l'anno dopo, ribellione capeggiata da figure come Andrew de Moray e William Wallace.